Ogni giorno, senza saperlo, sei immerso in un equilibrio invisibile. Il limone che spremi sul cibo, il caffè che bevi la mattina, persino il sangue che scorre nelle vene. Tutto cambia, reagisce e si trasforma. E dietro ogni trasformazione c'è un numero che decide se la sostanza nutre o corrode, cura o distrugge, protegge o uccide. Questo numero è il pH, non è un concetto inventato nei laboratori, è un parametro che permette al tuo stomaco di digerire senza dissolversi, che permette ai coralli di crescere all'interno dell'oceano e ci permette di capire se un terreno è fertile oppure sterile. È un parametro che non si vede, non si sente, non si tocca, ma si misura. In questo video scopriremo un mondo che esiste in ogni goccia di acqua, in ogni cibo che mangiamo e in ogni respiro che facciamo. Scopriremo cos'è l'acidità, come viene regolata, come viene misurata e perché anche solo una piccola variazione può fare la differenza tra la vita e la morte. Venite con me a scoprire cos'è il pH. Il pH misura quanto una soluzione è acida o basica in base alla concentrazione di ioni H+ all'interno della soluzione. Infatti l'acqua si dissocia in ioni H+ e OH-. Gli H+ rimangono liberi in soluzione e vengono misurati dal pH. La sigla pH fu introdotta dal chimico danese Sørensen nel 1909. L'H indica lo ione idrogeno, mentre P ha un doppio significato. Deriva da P di potens, in tedesco potenza, ma P indica anche l'operazione matematica del logaritmo. Il pH ha come formula meno logaritmo in base 10 della concentrazione di ioni H+ presenti in soluzione. Il segno meno viene utilizzato per comodità perché la concentrazione di ioni H+ in soluzione è un numero estremamente piccolo, si parla di 10 milionesimi per moli litro. Una concentrazione estremamente bassa che, ponendo il meno davanti al logaritmo in base 10, diventa un numero più semplice e maneggevole. Ma questo cosa significa realmente? Una soluzione che ha una concentrazione maggiore di ioni H+ sarà una soluzione più acida rispetto a una soluzione che ne contiene meno, che questa quindi sarà più basica. La scala del pH ha un valore che va da 0 a 14 convenzionalmente, anche se alcune sostanze vanno al di fuori di questa scala. Partiamo dall'estremo più acido, tra 0 e 3. All'estremo più basso troviamo l'acido solforico, quello delle batterie per intenderci, che può arrivare ad avere un pH attorno a -1. Il succo gastrico invece si colloca circa tra 1 e 2, un pH che serve per denaturare le proteine e per uccidere i batteri che ingeriamo col cibo. Il succo di limone arriva a un pH attorno a 2,3, mentre l'aceto arriva a un pH di 3. Salendo verso la scala tra 3 e 6 incontriamo quelle soluzioni che sono debolmente acide. La birra e il vino hanno un pH tra 3 e 4, il caffè si aggira attorno al 4,5. La pioggia cosiddetta normale ha un pH di 5,6, leggermente acida per via della CO2 presente in atmosfera. Il latte fresco invece si avvicina più alla neutralità, ha un pH circa di 6,5. Il punto centrale della scala è pH 7, ovvero il pH dell'acqua a 25 gradi. Oltre il 7 entriamo nella scala della basicità. Il pH del sangue sta tra 7,35 e 7,45, un range strettissimo su cui poi torneremo. L'acqua del mare ha circa un pH di 8,1, il bicarbonato sciolto in acqua circa 8,3 e l'albume d'uovo arriva a 9. Sul finale della scala tra 10 e 14 troviamo quelle che sono considerate basi forti. Il sapone si colloca a un pH circa di 10, mentre la candeggina ha un pH tra 12 e 13. All'estremo dell'acido delle batterie invece c'è la soda caustica che ha un pH tra 13 e 14. Il concetto che noi utilizziamo oggi nacque in un modo piuttosto inaspettato, in una fabbrica di birra. Era il 1909 quando il chimico danese Peder Sørensen lavorava presso il laboratorio Carlsberg, uno dei laboratori biochimici più avanzati d'Europa all'epoca. Sørensen stava studiando l'effetto della concentrazione ionica sui processi enzimatici nella fermentazione della birra. Fu proprio lui a capire che utilizzare le concentrazioni di ioni in 10 milionesimi di moli litro era estremamente scomodo e fonte di errori. Introdusse quindi la notazione del pH. Lui inizialmente utilizzò 2 lettere, la P e la Q, e poi rimase solo la P. Ci pensate? Un concetto fondamentale nella chimica moderna come il pH nacque per risolvere un problema nella produzione della birra. Per capire cosa misura davvero il pH dobbiamo capire fino in fondo cosa sono gli acidi e le basi e la loro definizione si è evoluta nel tempo ed è cambiata.
La prima definizione fu pubblicata nel 1884 da un chimico svedese, Arrhenius. Lui propose che gli acidi erano sostanze che in acqua liberavano ioni H+, mentre le basi erano sostanze che in acqua liberavano ioni ossidrile o H-. Un esempio classico è l'acido cloridrico, una sostanza acida che in acqua libera ioni H+. La base invece è la soda caustica, NaOH, che in soluzione libera ioni OH-. La definizione di Arrhenius va comunque molto bene, però ha un limite fondamentale: prende in considerazione solo sostanze sciolte in acqua. Nel 1923 questa definizione cambia, infatti due chimici indipendentemente, Bronsted e Lori, pubblicano una definizione di acido base un pochino diversa. Un acido è una qualsiasi sostanza in grado di cedere un protone, mentre una base è una qualsiasi sostanza in grado di accettare quel protone. Questa è una definizione fondamentale perché permette di definire acidi e basi che non vengono sciolti in acqua. Un esempio fondamentale è l'acido acetico, che cede lo ione H+ in soluzione acquosa. Questo ione H+ viene preso dall'acqua che funge da base e forma lo ione H3O+, ione idronio. L'acido acetico, avendo perso il protone, si trasforma nello ione acetato. E qui nasce un concetto fondamentale. Lo ione acetato non è solo il prodotto di una reazione, ma è una base a tutti gli effetti, in grado di riacquistare il protone ceduto all'inizio. Lo ione idronio, invece, è l'acido coniugato dell'acqua, l'acqua con un protone di più, in grado di cedere questo protone. Il principio di Bronsted e Lori introducono un concetto fondamentale. Le reazioni acido-base non sono delle reazioni a sé stanti, sono degli equilibri. Un acido cederà un protone che verrà acquistato dalla sua base e si creerà quindi una nuova coppia di acido coniugato e base coniugata. Le reazioni acido-base sono un gioco di specchi, ogni acido avrà la sua base coniugata e ogni base avrà il suo acido coniugato. Per Lewis, invece, gli acidi sono una qualsiasi specie chimica in grado di accettare un doppietto elettronico e le basi sono una qualsiasi specie chimica in grado di donarlo. Questa definizione è fondamentale per permettere di definire tutte le reazioni acido-base non definite in precedenza. Un esempio fondamentale è il trifluoruro di boro, una sostanza che non ha ioni H+, ma è un acido a tutti gli effetti perché, avendo un orbitale vuoto, è in grado di accettare un doppietto elettronico fornito dall'ammoniaca, che funge da base donando questo doppietto. Questa è una reazione acido-base in cui non c'è scambio di protoni, ma è una reazione acido-base a tutti gli effetti. Gli acidi e le basi vengono classificate in base alla loro forza, quanto cedono o acquistano il protone H+. In egual modo sono l'acido solforico o l'acido fluoridrico. Questi prendono il nome di acidi forti, acidi che si dissociano completamente in soluzione. Gli acidi deboli invece si comportano in modo totalmente differente. Non tutte le molecole liberano ioni H+, solo una parte. Si instaura quindi un equilibrio tra la forma dissociata e la forma indissociata. Prendiamo come esempio l'acido citrico, che ha un pH di 2,3, l'acido contenuto all'interno del limone. Questo non corrode la pelle perché non tutte le molecole vanno a liberare ioni H+, solo una parte di esso. La concentrazione reale quindi degli ioni H+ in soluzione è molto minore rispetto al numero che noi leggiamo sul pH-metro. Questo vale anche per le basi. Un esempio è la soda caustica, che in soluzione accetta tutti gli ioni H+. L'ammoniaca invece, anche se è una base con un pH molto alto, non si dissocia completamente, per questo che può essere maneggiata con le normali precauzioni senza grandi pericoli. Bisogna ricordarsi che il pH e la concentrazione sono due cose molto differenti. Un acido forte in una soluzione molto diluita può essere meno pericoloso di un acido debole molto concentrato. Ma cosa succede quando un acido e una base si incontrano? Avviene la neutralizzazione, una reazione fondamentale. In questa reazione due sostanze aggressive e pericolose si fondono per diventare qualcosa che diventa comune e anche innocuo. Un esempio classico è la reazione tra acido cloridrico e idrossido di sodio, un acido forte e una base forte che, mescolate nelle giuste proporzioni, fanno sì che ci sia un bilanciamento tra gli ioni H+ e gli ioni OH-, formando acqua e sale, NaCl, il sale che noi mangiamo.
Quando noi poniamo in soluzione un acido debole, si formerà la sua base coniugata, la base pronta a riacquistare il protone che ha appena ceduto. Si crea un equilibrio fondamentale, in particolare si crea una soluzione tampone. Queste soluzioni riescono a mantenere stabile il pH una volta che viene aggiunto un acido e una base forte. Questi sono sistemi fondamentali, soprattutto all'interno del nostro corpo. Ovviamente bisogna mantenersi all'interno di un range di pH all'interno del quale il tampone è efficace. Sopra e sotto un determinato valore di pH il tampone si rompe e quindi il pH varia liberamente. Il metodo più antico sono le cartine al tornasole, delle strisce di carta impregnate da sostanze coloranti estratte da licheni che cambiano colore in base al pH in cui vengono immerse. Virano dal rosso con un pH acido al blu con un pH basico. Sono dei metodi semplici e rapidi, però hanno un grandissimo limite, non sono quantitative, non ti danno un valore preciso di pH, solo un range. Il principio delle cartine tornasole è l'utilizzo di indicatori. Prendiamo un esempio molto semplice, il cavolo rosso che tutti noi mangiamo. Se questo viene fatto bollire in acqua si estrae un succo che è circa rosso, ha un rosso vivace. Se a questo succo noi gli aggiungiamo il limone, questo virerà verso un color rosa molto più chiaro. Se invece gli aggiungiamo il bicarbonato di sodio, diventerà un pochino più violaceo, tendente al blu. Questo è il concetto fondamentale delle cartine al tornasole. Lo strumento che si utilizza in laboratorio per andare ad analizzare il pH è il pH-metro, uno strumento che misura la differenza di potenziali all'interno di una soluzione tra due elettrodi che vengono immersi in essa. Uno è l'elettrodo di riferimento e l'altro è un elettrodo sensibile agli ioni H+. La differenza di potenziale viene direttamente convertita in pH con un valore che ha uno scarto di più o meno 0,01 unità. Questo è lo strumento che viene utilizzato per l'analisi di laboratorio, in ospedali, piscine e anche in impianti industriali. E come viene influenzata la vita di tutti i giorni dal pH? Se prendiamo in considerazione il corpo umano, il controllo del pH diventa estremamente critico. Un esempio fondamentale è il sangue, che deve avere un pH tra 7,35 e 7,45, un range strettissimo che scarta solo 0,1 unità. Il pH non può variare perché se si alza sopra i 7,45 si va in alcalosi, se si va sotto i 7,35 si va in acidosi ed entrambi portano a gravissime conseguenze fino alla morte. Per mantenere il pH stabile all'interno del corpo abbiamo tre sistemi fondamentali. Uno, un sistema tampone, bicarbonato acido carbonico, che permette di regolare la concentrazione di ioni H+ all'interno del sangue. Il secondo, invece, è la respirazione. Infatti aumenta o diminuisce il ritmo con cui respiriamo andando ad espellere più o meno CO2. Il terzo sono i reni, invece, che filtrano più o meno acqua andando a rimuovere gli ioni H+ che possono andare a modificare il pH del sangue. Un altro esempio fondamentale è lo stomaco, che ha un pH tra 1,5 e 3,5, dovuto all'acido cloridrico prodotto dalle cellule dello stomaco. Questo serve per denaturare le proteine, attivare i processi enzimatici e permettere di uccidere i batteri che noi ingeriamo con il cibo. Ma una domanda fondamentale è: come fanno le cellule dello stomaco a non venire distrutte? La risposta è uno strato di muco di 0,2-0,6 mm su tutta la parete dello stomaco, che funge da barriera fisica e da barriera chimica per mantenere il pH delle cellule dello stomaco a un pH circa neutro. Se questo strato ha dei problemi, ovviamente si vanno incontro a ulcere, che possono essere anche mortali. Infine, la bocca a riposo ha un pH tra 6,5 e 7,5, ma quando mangiamo il pH cambia drasticamente. Quando mangiamo un pasto ricco di zuccheri, i batteri contenuti all'interno della bocca producono acido lattico e acido acetico, facendo abbassare il pH tra 4 e 5. Al di sotto di un pH di 5,5, i sali che compongono i nostri denti cominciano a demineralizzarsi, cominciano quindi a sciogliersi. Questo è il processo alla base della formazione delle carie, non lo zucchero in sé per sé. Il pH governa anche quello che noi mettiamo nel piatto, tutto il cibo che noi mangiamo. Il primo esempio sono le fermentazioni. Nel caso della produzione dello yogurt, il Lactobacillus bulgaricus è un microrganismo che va a nutrirsi del lattosio, lo zucchero presente all'interno del latte, producendo acido lattico, provocando una drastica diminuzione del pH fino a circa 4,4-6,5. Questa riduzione del pH provoca una modifica configurazionale delle proteine, in particolare le caseine, che si denaturano andando a dare la caratteristica consistenza dello yogurt.
Il pH è anche un metodo di conservazione. Ad esempio, i sottaceti devono avere un pH molto basso, attorno a 4,5-5, per poter far sì che tutti i batteri contenuti all'interno dei vegetali muoiano, in particolare anche il Clostridium botulino. In questo caso dobbiamo ovviamente sfatare un mito, l'idea che mangiare cibi alcalini faccia bene al sangue perché lo rende più alcalino. Il nostro sangue ha dei sistemi di regolarizzazione molto precisi e sicuramente non variano facendo variare la nostra alimentazione. L'unica cosa che cambia è il pH delle nostre urine, che riflettono esattamente il pH del cibo che noi stiamo andando a mangiare. Ma il pH influenza molto anche il mondo che ci circonda. Prendiamo il caso degli oceani. Gli oceani coprono circa il 71% della crosta terrestre e assorbono il 25-30% della CO2 in atmosfera. Quando l'anidride carbonica si scioglie in acqua forma acido carbonico che si dissocia liberando ioni H+, rendendo quindi il pH degli oceani più acido. Il pH dall'era preindustriale è passata da 8,2 a 8,1 e voi direte, cosa sarà mai un cambio così piccolo di pH? Questo è fondamentale. Infatti le conseguenze sono già visibili. I coralli, che costituiscono i loro scheletri di carbonato di calcio, fanno fatica a mineralizzarsi e quindi si sbiancano, o i molluschi che stentano a formare i loro gusci. Se il pH dovesse continuare a scendere, arriveremmo entro la fine del secolo a un pH di 7,95, un pH che non si registrava da 20 milioni di anni. Le piogge invece raccontano una storia già scritta. Il pH della pioggia normale si aggira attorno a 5,6 per via dell'anidride carbonica disciolta e presente in atmosfera. Quando alle emissioni naturali si aggiungono SO2 e ossidi di azoto, questi si trasformano in acido solforico e acido nitrico, ricadendo con la pioggia, facendo abbassare il pH fino a 4. Le conseguenze di questo sono enormi: foreste devastate, laghi acidificati fino a diventare completamente sterili, ma anche monumenti calcarei totalmente corrosi in processi che dovrebbero richiedere centinaia di anni. Il pH non è solo un numero che si studia a scuola e poi si dimentica. Regola il funzionamento del corpo, dal sangue allo stomaco, dalla pelle ai denti. Determina la sopravvivenza di ecosistemi oceanici e la fertilità della terra. Governa il cibo che mangiamo, la purezza dell'acqua che beviamo e l'efficacia dei farmaci che assumiamo. È un parametro che separa un ambiente vivibile da uno letale e lo è stato per tutta la storia della vita sulla Terra.